Lezione 1. Passeggiata nel centro commerciale. Ehi Anna, ho sentito che fai qualche passeggiata quotidiana nel centro commerciale. È un'ottima idea. Sì, per me è diventata un po' una routine. Il centro commerciale è uno spazio interno perfetto per fare esercizio, soprattutto nei giorni di pioggia. Vedo l'appello. L'ambiente climatizzato e il terreno pianeggiante lo rendono un luogo ideale per passeggiare. Assolutamente. Ed è anche comodo. Posso semplicemente passare mentre vado al lavoro o durante la pausa pranzo. È intelligente. Inoltre, già che ci sei, puoi guardare un po' le vetrine. È come prendere due piccioni con una fava. Esattamente. Trovo che sia un ottimo modo per rimanere attivo e fare passi avanti senza che il tempo sia un fattore. Adoro quell'idea. Alcune persone ne fanno addirittura un intero allenamento facendo giri in giro per il centro commerciale. Sì, è vero. Ho visto parecchie persone fare una camminata energica per tutto il centro commerciale ogni mattina. Questa è dedizione, ma ha perfettamente senso come modo per fare esercizio in un ambiente sicuro e confortevole. Lezione 2. Restare accoglienti. Ehi Anna, ancora una cosa mentre finalizziamo i piani dei picnic. Pensi che dovremmo portare una o due coperte in più? È un'ottima idea, John. Può fare un po' freddo la sera, soprattutto quando il sole tramonta. Assolutamente. Non vogliamo che i nostri ospiti tremino mentre cercano di godersi l'ambiente e l'esterno. Decisamente. Una o due coperte in più garantiranno che tutti rimangano comodi e comodi durante l'evento. Esattamente. È sempre meglio avere un po' di calore in più a portata di mano per ogni evenienza. Completamente d'accordo. Mi assicurerò di mettere in valigia alcune coperte leggere ma calde da usare. Perfetto. In questo modo tutti possono raggrupparsi e stare comodi durante la notte. Esattamente. Sono quei piccoli tocchi che possono davvero rendere un picnic o un raduno all'aperto un successo. Assolutamente. L'attenzione a questo tipo di dettagli può trasformare un bell'evento in un evento davvero memorabile. Lezione 3. Routine mattutina. Buongiorno Anna. Sono curioso, com'è la tua tipica routine mattutina? Mi piacerebbe sentirlo. Oh, è piuttosto semplice, davvero. Appena mi sveglio la prima cosa che faccio è farmi una bella doccia rilassante. È un ottimo modo per iniziare la giornata. È rinfrescati ed energizzati. Cosa fai dopo la doccia? Bene, allora mi assicuro di vestirmi e di essere pronto per la giornata. Scelgo un bel vestito e mi trucco un po'. Sembra un ottimo modo per prepararti mentalmente e fisicamente. E dopo cosa c'è dopo? Dopodiché vado in cucina e faccio una sana colazione. Di solito qualcosa come farina d'avena o frutta e yogurt. Sembra delizioso e nutriente. Fare il pieno la mattina è importantissimo. Assolutamente. Mi dà energia e mi rende pronto per affrontare la giornata a venire. Anche tu hai una routine mattutina simile, John? Simile per certi versi, ma probabilmente un po' più affrettato. Fai la doccia, vestiti e poi prendi qualcosa di veloce per colazione. Vedo. Bene, si tratta solo di trovare ciò che funziona meglio per i tuoi programmi e le tue preferenze, non è vero?
Esattamente. Finché ci prendiamo cura di noi stessi e iniziamo la giornata nel modo giusto, questo è ciò che conta di più. Lezione 4. Eccellenza artigianale. Wow, Anna, ho appena sentito parlare di questa straordinaria opera d'arte che è stata recentemente inaugurata. A quanto pare, la sua creazione è costata l'incredibile cifra di 3,5 milioni di dollari. 3,5 milioni? Si tratta di una cifra astronomica. Non riesco nemmeno a immaginare il livello di maestria e attenzione ai dettagli che devono esserci stati. Esattamente. L'artista non ha badato a spese utilizzando solo i materiali più pregiati e costosi, e hanno assunto i migliori artigiani e specialisti per lavorarci. È incredibile. Deve essere un lavoro assolutamente straordinario per giustificare un prezzo così enorme. Il livello di dedizione e abilità è sbalorditivo. Assolutamente. Non riesco nemmeno a immaginare il tipo di risorse e manodopera necessarie per creare qualcosa del genere. È un vero capolavoro. Mi piacerebbe vederlo di persona se mai ne avrò la possibilità. Essere testimone di quel livello di eccellenza artistica sarebbe davvero impressionante. Posso solo immaginare. Il livello di dettaglio e precisione combinato con l'uso dei materiali più pregiati devono renderlo uno spettacolo da vedere. È notevole quanto lontano si spingano alcuni artisti e artigiani per raggiungere la perfezione. 3,5 milioni di dollari sono un investimento incredibile. Lo è davvero, ma suppongo che per coloro che apprezzano profondamente l'arte e l'artigianato più raffinato sia una spesa utile. Lezione 5. Un momento di riflessione. Ehi Anna, ti sei mai presa un momento per apprezzare le semplici gioie della vita? Sai, non l'ho fatto davvero ultimamente. Cosa intendi? Beh, a volte trovo che sia bello fare un passo indietro e riflettere su tutte le piccole benedizioni che abbiamo, come il tempo trascorso con gli amici o un bellissimo tramonto. Questo è un ottimo punto. È facile lasciarsi prendere dal trambusto della vita quotidiana e dimenticare di rallentare e di assorbire tutto. Esattamente. Trovo che anche solo pochi minuti di contemplazione silenziosa possano davvero ricaricare le mie batterie. Sono d'accordo. È incredibile quanto possa fare un po' di consapevolezza. Hai qualche modo preferito per disconnetterti e rilassarti? A volte vado a fare una passeggiata da solo, ma altre volte chiamo alcuni amici e ci godiamo la reciproca compagnia. C'è qualcosa di speciale nell'essere presenti nel momento. Sembra adorabile. Penso che cercherò di dedicare più tempo a questo genere di cose. È così importante nutrire la nostra anima, non credi? Assolutamente. Prendersi quelle piccole pause per riflettere e apprezzare il momento può fare una grande differenza nel nostro benessere generale. Bene, grazie per il promemoria. Mi impegnerò a farlo più spesso. È proprio il reset di cui penso di aver bisogno. Sono felice di aver potuto fornire una piccola ispirazione. Goditi il tuo momento di pace, amico mio. Lezione 6. Entusiasmanti premi in hotel. Ehi Anna, hai visto che la catena di hotel in cui soggiorniamo spesso ha un nuovo programma premi? Sembra fantastico. Oh, veramente? Dimmi di più, John. Che tipo di vantaggi offre? Bene, per ogni 10 notti di soggiorno puoi riscattarle per una notte gratuita. Non è fantastico? Wow, è fantastico! E hanno altri vantaggi, come aggiornamenti o offerte esclusive.
Sì, assolutamente. Hanno tutti i tipi di offerte speciali e sconti per i membri. Inoltre puoi guadagnare punti bonus per cose come invitare amici o utilizzare la loro carta di credito. Sembra troppo bello per essere vero. Mi iscriverò sicuramente a questo programma di premi. Ogni notte di soggiorno gratuita è un vantaggio enorme. Infatti no, è un punto di svolta. Dovremmo approfittarne la prossima volta che viaggeremo. Decisamente. Non vedo l'ora di iniziare ad accumulare quelle notti gratuite. Questo ci farà risparmiare così tanti soldi a lungo termine. Assolutamente. Questo programma di premi è un totale vantaggio per tutti. Sono davvero entusiasta di vedere quanto possiamo risparmiare riscattando quelle notti gratuite. Lezione 7. Dure punizioni militari. Ehi Anna, hai sentito parlare delle dure punizioni che gli antichi romani erano soliti infliggere ai loro soldati? No, non ne ho sentito parlare. Di che tipo di punizioni parli? Ebbene, a quanto pare, se un'unità di soldati romani si fosse ammutinata, i capi l'avrebbero giustiziato ogni 10° uomo di quell'unità come punizione. È assolutamente brutale. Giustiziare un soldato su 10? È semplicemente inimmaginabilmente crudele. Infatti no, è scioccante pensare che ricorrano a misure così estreme per mantenere la disciplina nel loro esercito. Lo è davvero? Non posso credere che punirebbero l'intero gruppo per le azioni di pochi. È così disumano. Sì, i romani erano noti per la loro rigida disciplina militare, ma quel tipo di punizione sembra decisamente esagerato. Decisamente. Sono felice che oggi non abbiamo questo tipo di dure punizioni militari. È semplicemente barbarico. Hai assolutamente ragione. È positivo che ci siamo allontanati da tattiche così brutali. Gli eserciti moderni hanno modi molto più umani per affrontare la cattiva condotta. Lezione 8. Preparazione per la festa. Ian, stavo pensando alla prossima festa che organizzeremo. C'è qualcos'altro di cui dovremmo discutere o per cui prepararci? Lasciami pensare. Credo che abbiamo trattato la maggior parte dei dettagli chiave. La lista degli invitati, il menù, le decorazioni e l'intrattenimento. Ok, fantastico. Volevo solo assicurarmi che non stessimo dimenticando nulla di importante. Beh, una cosa che potremmo considerare è chiedere alle persone di portare qualcosa, come un piatto o una bottiglia di vino, per contribuire alla festa. È un'idea fantastica, Anna. Ciò ci toglierebbe un po' di pressione e coinvolgerebbe tutti. Esattamente. Sarebbe un ottimo modo per renderlo più un incontro in stile potluck. Tutti possono partecipare e condividere. Meraviglioso. Mi assicurerò di menzionarlo negli inviti. Sono sicuro che i nostri ospiti saranno felici di dare una mano. Decisamente. Ci renderà molto più semplice la pianificazione della festa e sarà un modo divertente per tutti di partecipare. Assolutamente. Penso che sia una grande aggiunta ai nostri programmi per le feste. C'è qualcos'altro che dovremmo considerare? Non ci credo, John. Penso che abbiamo coperto tutte le basi principali. Questa festa sarà un enorme successo. Eccellente. Non vedo davvero l'ora. Sarà un grande momento per tutti. Lezione 9. Tempo da solo versus tempo sociale.
Ehi Anna, volevo chiederti, preferisci passare il tempo da sola o con gli amici? Questa è una domanda interessante. Direi che dipende molto dal mio umore e dalla situazione. E tu? Sono allo stesso modo. A volte ho solo bisogno di un po' di tempo da solo per ricaricarmi, ma altre volte bramo l'energia e le risate di stare in buona compagnia. L'ho sentito. C'è qualcosa da dire per entrambi. Quando sono da solo, posso davvero concentrarmi su me stesso e ritrovarmi centrato. Ma quando sono con gli amici, mi solleva il morale. Assolutamente. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio. Quali sono alcune delle tue attività da solista preferite? Oh, sai, cose come fare una lunga passeggiata, leggere un buon libro o semplicemente sedersi fuori e godersi l'aria fresca. E tu? Simile per me. Adoro fare un'escursione o un giro in bicicletta da solo. È un modo davvero pacifico per schiarirmi la mente. Sembra adorabile. E quando desideri più interazione sociale, cosa ti piace fare? Mi piace molto organizzare serate di giochi o uscire a cena con un gruppo di amici intimi. C'è qualcosa di speciale in quell'esperienza condivisa. Sono d'accordo. È il meglio di entrambi i mondi. Tempo di qualità con le persone a cui tieni, ma senza le continue richieste di essere attivo. Esattamente. È l'equilibrio perfetto. Sono felice che siamo d'accordo su questo. Anche io. È bello sapere che entrambi apprezziamo quel mix di solitudine e comunità. Decisamente. Ci mantiene con i piedi per terra e pieni di energia. Lezione 10. Influenze culturali. Ehi Anna, hai sentito quella notizia sulle influenze spagnole in alcune città degli Stati Uniti? Sì, l'ho fatto. È stato davvero affascinante. Non avevo mai realizzato quanto la cultura ispanica abbia plasmato luoghi come San Antonio ed El Paso. Giusto? È sorprendente come l'architettura, la cucina e persino la lingua possano essere così profondamente radicate nelle radici coloniali spagnole. Assolutamente. Ciò dimostra quanto sia davvero vario e sfaccettato il tessuto culturale di questo paese. Di sicuro, trovo davvero arricchente vedere in mostra questo tipo di tradizioni e storie mescolate. Anche io. Aggiunge tanta vivacità e carattere a quelle città. Ne hai mai visitato qualcuno? No, non ancora, ma è sicuramente nella mia lista adesso. Mi piacerebbe immergermi in quell'atmosfera culturale unica. Penso che ti piacerebbe davvero. L'energia e la passione sono palpabili. Inoltre, il cibo è incredibile. Fuori, cibo è ciò che mi ha davvero incuriosito. Sono un grande fan della cucina spagnola e messicana. Lo stesso qui. Beh, dovrai farmi sapere se finirai per organizzare un viaggio. Sarò felice di condividere eventuali consigli. Andrà bene. Apprezzo i suggerimenti degli esperti. Sarà un'aggiunta davvero divertente alla mia lista dei desideri di viaggio. Lezione 11. Una cena speciale. Ehi Anna, stasera avevo voglia di qualcosa un po' fuori dall'ordinario per cena. Hai qualche idea? Qualcosa di speciale, eh? Fammi pensare. Che ne dici di un bel piatto di pasta con sugo fatto in casa?
La pasta sembra buona, ma stavo pensando a qualcosa di un po' più unico. Altri suggerimenti? Ok, lasciami fare un brainstorming qui. Che ne dici di una bella bistecca con alcune verdure arrostite e una salsa fantasiosa come contorno? Suona meglio. Adoro una buona bistecca. Hai in mente una ricetta particolare? Beh, stavo pensando magari a una salsa chimichurri per ravvivare davvero il tutto. I sapori brillanti ed erbacei si abbinerebbero così bene. Chimichurri! Non credo di averlo mai provato prima. Dimmi di più. È questa fantastica salsa di ispirazione argentina fatta con prezzemolo, aglio, olio d'oliva e alcuni altri gustosi ingredienti. Così saporito e fresco. Oh, sembra delizioso. E pensi che completerebbe perfettamente una bella bistecca? Assolutamente. La ricchezza della carne sarebbe magnificamente bilanciata dalla salsa vivace e piccante. Va bene, mi hai venduto. Facciamolo. Mi viene fame solo a pensarci. Meraviglioso! Ti manderò la ricetta così potrai raccogliere gli ingredienti. Sarà un pasto davvero soddisfacente e speciale. Non vedo l'ora. Grazie per l'ottimo suggerimento, Anna. Sai sempre cosa consigliare. Lieto di aiutarla. Goditi la tua fantastica cena a base di bistecca stasera, amico mio. Lo farò sicuramente. Ci sentiamo presto. Lezione 12. Abbracciare la cultura locale. Ehi Anna, vi chiedevo se avessi qualche idea su come possiamo vivere appieno la cultura locale durante il nostro prossimo viaggio. Questa è una bella domanda. Penso che immergersi nei costumi e nelle tradizioni della destinazione sia fondamentale. Decisamente. Voglio assicurarmi di non sfiorare solo la superficie, ma di immergerci davvero nella ricchezza culturale del luogo. Sono d'accordo. Forse potremmo ricercare in anticipo alcuni dei siti e dei monumenti culturali da non perdere. È una buona idea. E forse potremmo anche esaminare eventuali festival, eventi o celebrazioni che si terranno durante la nostra visita. Sarebbe fantastico. Partecipare a un festival locale o a una celebrazione culturale sarebbe un'esperienza davvero autentica. Assolutamente. E dovremmo anche provare ad assaggiare la cucina regionale e magari anche seguire un corso di cucina. Adoro quell'idea. Conoscere il cibo locale e come prepararlo sarebbe un modo fantastico per interagire con la cultura. Decisamente. E potremmo anche esaminare eventuali botteghe o studi artigiani in cui potremmo interagire con gli artigiani locali. E un suggerimento meraviglioso. Acquistare arte o artigianato di produzione locale sarebbe un ottimo modo per sostenere la comunità. Esattamente. E magari potremmo anche provare ad imparare qualche parola o frase nella lingua locale. È un'idea fantastica. Anche semplici saluti ed espressioni educate potrebbero contribuire notevolmente a dimostrare il nostro rispetto. Totalmente. Voglio assicurarmi di vivere la destinazione nel modo più autentico possibile. Penso che sia un obiettivo meraviglioso. Con un po' di pianificazione anticipata e apertura a nuove esperienze, possiamo davvero immergerci. Concordato. Questo viaggio sarà incentrato sull'abbraccio della cultura e delle tradizioni locali.
Sono così emozionato. Sarà un'avventura incredibilmente arricchente e memorabile. Assolutamente. Non vedo l'ora di tuffarmi e scoprire tutte le incredibili ricchezze culturali che il posto ha da offrire. Lezione 13. Vendite online. Ehi Anna, sapevi che Cisco Systems, un'azienda leader nel settore tecnologico, realizza circa il 40% delle sue vendite online? Wow, è davvero una cifra impressionante. Non pensavo avessero una presenza online così significativa. E anche io. Ciò dimostra semplicemente quanto sia evoluto il panorama dell'e-commerce anche per le grandi aziende. Assolutamente. La capacità di raggiungere clienti a livello globale attraverso i canali digitali deve rappresentare per loro un enorme vantaggio. Decisamente. E probabilmente vi aiuta anche a semplificare le operazioni e la distribuzione. Buon punto. Eliminare gli intermediari e vendere direttamente online può creare reali efficienze. Esattamente. Inoltre consente loro di raccogliere preziosi dati sui clienti e personalizzare le proprie offerte. E un'ottima osservazione. Le informazioni sui dati provenienti dalle vendite online devono essere incredibilmente preziose per Cisco. Assolutamente. Possono utilizzare tali informazioni per ottimizzare i loro prodotti e le strategie di marketing. È sorprendente come la tecnologia abbia trasformato il modo in cui anche le aziende più grandi e affermate fanno affari. Totalmente. L'ascesa dell'e-commerce ha davvero sconvolto i modelli di vendita al dettaglio tradizionali in tanti settori. Decisamente. Sarà interessante vedere come altri giganti e produttori della tecnologia si adatteranno a queste tendenze digitali. Sono d'accordo. Le aziende che riescono a sfruttare efficacemente i canali online avranno probabilmente un reale vantaggio competitivo. Di sicuro, è un momento emozionante per osservare come il paesaggio continua ad evolversi. Decisamente. Questa è solo la punta dell'iceberg quando si parla di trasformazione digitale del commercio. Posso solo immaginare cosa ci riserverà il futuro. Sarà affascinante vedere come si svolgerà il tutto. Assolutamente. Il ritmo del cambiamento non potrà che accelerare, questo è certo. Lezione 14. Approfondire il comportamento umano. Sai, Anna, ultimamente sono rimasto davvero affascinato dallo studio del comportamento umano. Approfondire le complessità della psiche umana, che intrigante. Assolutamente. Il modo in cui le nostre emozioni, parole e azioni si intrecciano è infinitamente affascinante. Sono d'accordo, è un'area di esplorazione così ricca e sfaccettata. Decisamente. Le sfumature del modo in cui comunichiamo e ci connettiamo gli uni con gli altri sono così avvincenti. Assolutamente. Le motivazioni e gli impulsi sottostanti che guidano i nostri comportamenti sono semplicemente accattivanti. Esattamente. E il modo in cui le nostre esperienze interne si manifestano all'esterno è così significativo. Decisamente. Parla davvero della profondità e della complessità dell'esperienza umana. Di sicuro. Adoro cercare di scomporre tutti gli strati, il perché dietro il cosa, se vuoi. Esattamente. È come sbucciare la cipolla per rivelare quelle verità più profonde su noi stessi. Precisamente. C'è così tanta ricchezza e complessità da esplorare.
Sono d'accordo con tutto il cuore. È una vera finestra sulla condizione umana. Assolutamente. Mi sento come se stessi solo grattando la superficie, ma è stato così gratificante. Posso immaginare. Addentrarsi nelle complessità del comportamento umano deve essere infinitamente affascinante. Lo è davvero. Sono ansioso di continuare ad espandere la mia comprensione di questo regno. Sono sicuro che c'è sempre altro da scoprire. La psiche umana è una fonte infinita di meraviglia. Non potrei essere più d'accordo. Sono entusiasta di continuare a esplorare questo campo affascinante. Lezione 15. Imprese di fitness. Ehi Anna, ultimamente ho cercato di intensificare la mia routine di fitness. E tu? È fantastico, John. Sono sempre alla ricerca di nuovi modi per rimanere attivo. Meraviglioso. Che tipo di esercizi cardio hai incorporato? Beh, mi è davvero piaciuto un mix di corsa, ciclismo e nuoto. Ah sì, sono tutti ottimi allenamenti per tutto il corpo. Dovrei provare a mescolarlo di più. Decisamente. La varietà è la chiave per mantenere i tuoi allenamenti coinvolgenti ed efficaci. Assolutamente. Qualche altra attività di fitness che hai esplorato? Ho anche fatto molto allenamento per la forza, sia con i pesi che con esercizi a corpo libero. Bello, l'allenamento della forza è così importante per la forma fisica generale e lo sviluppo muscolare. Esattamente. Trovo che sia davvero utile per integrare il cardio e mantenermi a tutto tondo. Sembra un approccio davvero completo. Qualche consiglio per chi vuole iniziare? Direi di iniziare lentamente, concentrarsi sulla forma corretta e non aver paura di mescolare le cose. Ottimo consiglio. La progressione graduale è la chiave per evitare infortuni. Decisamente. Fondamentali sono anche la costanza e l'ascolto del proprio corpo. Parole sagge. Grazie per l'ispirazione fitness fan. Mi sento motivato. In qualsiasi momento. Sono sempre felice di parlare di come rimanere attivo e in salute. Eccezionale. Ecco i nostri viaggi di fitness. Saluti per sentirsi forti ed energici. Lezione 16. Il momento eureka di Helen. Ehi Anna, stavo pensando a quella strana storia che mi hai raccontato l'altro giorno. Ah sì, quello su Helen e la sua scoperta sull'acqua? Che ne dici? Beh, sto ancora cercando di comprendere meglio l'intero concetto. Puoi spiegarmelo di nuovo? Ok, lascia che ti rinfreschi la memoria. Per come l'ho capito, Helen ha vissuto questo momento profondo. Giusto, giusto. All'improvviso riconobbe che la cosa acqua era in realtà quella roba liquida fresca e bagnata. Esattamente. È stato come un momento di illuminazione per lei, scoprire la vera natura dell'acqua. Wow, è pazzesco. Non riesco a immaginare di non sapere cos'è l'acqua. Come è arrivata a questa realizzazione? Ebbene, a quanto pare le era stata insegnata una comprensione più astratta e concettuale dell'acqua. Ma è interessante. Quindi ha dovuto essenzialmente riformulare la sua intera prospettiva su questo elemento di base. Precisamente. È stato questo grande momento A in cui ha collegato la conoscenza dei libri di testo al mondo reale. Affascinante.
posso vedere come sarebbe una rivelazione davvero profonda per qualcuno. Decisamente. Ciò dimostra semplicemente come i nostri preconcetti possono modellare la nostra comprensione del mondo. Assolutamente. Il potere di questo tipo di cambiamento cognitivo è davvero notevole. Infatti, no? Ti fa davvero pensare ai limiti della nostra conoscenza e percezione. Di sicuro, la storia di Helen è un ottimo promemoria per mantenere sempre una mente aperta. Decisamente. A volte abbiamo bisogno di scoperte inaspettate per sbloccare nuovi livelli di comprensione. Ben detto. L'epifania dell'acqua di Helen è certamente uno spunto di riflessione. Lezione 17. Avventura in abbigliamento formale. Ehi Anna, ho sentito che presto avrai un evento stravagante. Dimmi di più. Oh sì, sono così emozionato. È una cena di gala per il mio lavoro e mi serve un vestito favoloso. Bello, una cena di gala sembra un evento piuttosto formale. Hai già iniziato a cercare l'abito perfetto? Non ancora, ma sono sicuramente a caccia. Voglio trovare qualcosa di veramente sorprendente. Posso immaginare. Questo tipo di eventi richiedono look davvero glamour e di alta moda. Assolutamente. Sto immaginando qualcosa di elegante, magari con un tocco di drammaticità. Oh, stile drammatico, mi piace. Hai in mente qualche designer o stile particolare? Beh, io propendo per un abito elegante, lungo fino al pavimento, in un ricco colore gioiello. Oh, sembra assolutamente stupendo. Molto sofisticato e degno del tappeto rosso. Infatti, no? Voglio sentirmi un vero e proprio ostacolo quando entro. Senza dubbio. Con l'abito giusto farai girare la testa a destra e a sinistra. Ah, questo è l'obiettivo. Voglio fare una dichiarazione e sentirmi fiducioso. Sono sicura che troverai l'abito perfetto per farlo. Quando sarà il grande evento? È tra un paio di settimane, quindi sarà meglio che vada a fare shopping al più presto. Augurami buona fortuna. Non c'è bisogno di fortuna, ce l'hai. Non vedo l'ora di sapere tutto dopo. Neanche io. Sarò sicuro di aggiornarti su tutto lo sfarzo e il glamour. Suona bene. Divertiti con la caccia all'abito, so che sarai stupenda.